Qui non si raccontano le solite storie, qui si dà voce a quelle dimenticate. Il carnevale non nasce come una festa, nasce come una prova su cosa succede quando togli il volto, sospendi le regole e permetti alle persone di non essere più se stesse. La parola carnevale non nasce dal divertimento, viene dal latino carnem levare, togliere la carne. Non significa solo rinunciare al cibo, significa sospendere il corpo, i suoi desideri, i suoi limiti. Per un tempo breve la carne viene messa da parte e ciò che resta è il comportamento umano senza freni. La società concedeva un'ultima cosa, vedere cosa succede quando la carne non comanda più e il volto può sparire. Il carnevale nasce qui, non come festa ma come soglia. Nell'Europa antica nessuno parlava di esperimenti sociali, ma il carnevale lo era. Ogni anno, per un tempo limitato, una comunità faceva qualcosa di estremamente pericoloso, sospendeva le gerarchie, cancellava i nomi, rendeva l'identità instabile e poi osservava. Non per divertimento, per sopravvivenza, perché una società che non sa cosa contiene è una società che rischia di esplodere nel momento sbagliato. Il volto non è solo una parte del corpo, è ciò che ti ancora alle conseguenze. Il volto è responsabilità, è memoria, è reputazione ed è vergogna. Quando togli il volto non togli solo chi sei, togli ciò che ti trattiene e quando nessuno può più riconoscerti succede qualcosa di sottile e terribile. Le azioni diventano leggere, le parole diventano più facili, la crudeltà perde peso. Nel carnevale antico questo era chiaro, la maschera non serviva a fare finta, serviva a testare i limiti dell'essere umano. Qui c'è il primo errore moderno, pensiamo alla maschera come a un costume. Nel folklore antico non lo è, la maschera non ti rappresenta, non ti esprime, ti sostituisce. Quando la indossi non agisci come te stesso, agisci come il ruolo e il ruolo non ha memoria, non ha futuro, non ha rimorsi. Nel carnevale accade qualcosa di preciso, la distanza tra persona e personaggio si assottiglia. Pulcinella non interpreta la fame, è la fame che parla. Il re del carnevale non finge il caos, lo incarna e quando l'identità resta sospesa abbastanza a lungo, il cervello smette di distinguere nettamente. Non è gioco, è alterazione temporanea dell'identità. Nel carnevale il mondo si rovescia, il servo comanda e il potente viene insultato, il corpo prende il controllo, ma attenzione, questo rovesciamento non è liberazione, è una simulazione controllata. Durante il carnevale accadono scene precise, uomini mascherati entrano nelle case, processi finti vengono celebrati in piazza, accuse vengono urlate senza che nessuno possa rispondere per davvero. La comunità osserva chi approfitta, chi gode troppo, chi diventa crudele, chi non riesce a fermarsi. Il carnevale serve anche a questo, capire di chi non ci si può fidare. E c'è un aspetto che raramente viene detto fino in fondo. Durante il carnevale, molte azioni che normalmente avrebbero avuto conseguenze venivano tollerate, violenze, aggressioni, furti, abusi. Non perché fossero giuste, ma perché erano utili. La maschera rendeva irriconoscibili, la folla rendeva invisibili, il rito sospendeva la responsabilità. Chi comandava sapeva che lo sfogo riduce la rivolta. Un popolo che sfoga non organizza, non pianifica, non si ribella. Meglio concedere il caos per pochi giorni che affrontare la rabbia quando diventa cosciente. Il carnevale non eliminava la violenza sociale, la scaricava. Finito il rito, finita l'impunità. Il popolo tornava riconoscibile, il potere restava intatto. Il re del carnevale è l'esperimento più chiaro. Viene eletto perché è eccessivo, grottesco e fuori norma. Gli viene concesso tutto, ma solo perché non deve restare.
Alla fine viene processato pubblicamente, gli si attribuiscono tutte le colpe e viene deriso, distrutto, spesso sotto forma di un fantoccio bruciato davanti a tutti. Il messaggio è brutale: se il caos resta troppo a lungo, qualcuno deve pagare. Nel carnevale europeo non si uccide un uomo reale, ma si mette in scena la sua eliminazione. Questo è fondamentale. La società non vuole sangue, vuole una fine visibile. Perché l'esperimento deve chiudersi. Il problema non è l'esperimento, è che chi lo vive non sa di esserlo. E ora arriviamo al punto inquietante. Cosa succede quando la maschera non viene più tolta? Quando l'anonimato dura troppo? Quando il ruolo non muore? Qui il carnevale smette di essere rito e diventa stato mentale. In Italia le maschere fanno ridere, ma quasi nessuno sa cosa sono. Pulcinella, Arlecchino, Pantalone vengono trattati come personaggi folcloristici, figure per bambini, icone da cartolina, ma non nascono per divertire, nascono per dire ciò che non poteva essere detto senza essere puniti. Pulcinella parla perché non conta, la sua maschera nera e deformata lo rende sporco, ridicolo, non credibile. Può insultare il potere perché il potere non lo riconosce come pari. Si ride di lui proprio per non ascoltarlo. Arlecchino non prende posizione, si adatta, cambia padrone e sopravvive. Il suo costume rattoppato non è colore, è miseria normalizzata. Pantalone è il potere economico, ricco, vecchio e avaro. Viene deriso perché non venga abbattuto. La risata non lo elimina, lo rende sopportabile. Le maschere italiane non servono a rovesciare il mondo, servono a tenerlo in equilibrio, senza cambiarlo davvero. Sono valvole di sfogo, non strumenti di liberazione. Venezia è il caso limite, non è una città agricola, è una repubblica di mercanti, spie, informatori, delatori. Qui l'anonimato non è pericoloso, è necessario e il carnevale non dura per pochi giorni, dura mesi. L'esperimento non si chiude. La bauta non è decorativa, è progettata per parlare senza essere riconosciuti, per mangiare, muoversi, per partecipare alla vita pubblica. Chi la indossa non è più una persona, è una voce senza volto. È una voce senza volto, può dire cose che a volto scoperto non direbbe mai. La volto è liscia, bianca, vuota, non mostra rabbia, non mostra gioia, non mostra intenzione, è il volto di chi guarda senza essere letto, perfetta per osservare, perfetta per giudicare, senza essere giudicati. La moretta è la più disturbante, chi la indossa non può parlare, deve mordere un bottone interno. Immagina la scena, una figura mascherata, osservata, interrogata, incapace di rispondere. Qui il carnevale non libera la voce, la spegne. Anonimato più silenzio uguale controllo totale dell'identità. Quando non sei riconoscibile, quando non sei responsabile, quando non sei innominabile, il comportamento cambia. Il carnevale antico lo sapeva, per questo era breve, per questo era ritualizzato, per questo aveva una fine violenta ma simbolica. Era un esperimento con limiti chiari. Chi ha capito prima degli altri sono le società segrete, che non inventano nulla, capiscono una cosa semplice e spaventosa: l'anonimato modifica il comportamento più di qualsiasi legge. Usano simboli, usano nomi iniziatici, usano ruoli, non per giocare, per agire senza volto. Il carnevale è il loro laboratorio. Nel carnevale antico non c'è distinzione netta tra chi recita e chi vive. Il personaggio parla, agisce, viene punito, non l'individuo, e quando il ruolo dura troppo succede qualcosa di irreversibile. Il ruolo divora la persona.
carnevale non è il macabro, è questo, scoprire cosa fai quando nessuno sa chi sei. Il carnevale è uno specchio e non tutti reggono ciò che vedono riflesso. Perché oggi l'anonimato è ovunque, ma senza rito, senza limiti, senza fine. Nessun rogo simbolico, nessuna chiusura, l'esperimento continua, senza essere dichiarato. Il carnevale non è scomparso, non perché abbia perso la sua funzione, ma perché continua a svolgerla senza essere riconosciuto come tale. Oggi il potere viene ancora messo in scena. In Italia, per esempio, non attraverso chi si traveste, ma attraverso ciò che viene mostrato. Si costruiscono carri, figure enormi, grottesche, deformate. I potenti diventano pupazzi, teste esagerate, corpi ridicoli. Vengono portati in piazza, derisi, consumati dentro la festa. La folla ride, commenta, si sfoga. Ma quello sfogo non costruisce opposizione, non crea organizzazione, non lascia traccia. La rabbia viene rappresentata prima di diventare pensiero. Il dissenso viene messo in scena prima di diventare azione e quando il carnevale finisce, i carri vengono smontati, i pupazzi distrutti, il potere reale non è stato toccato, è stato alleggerito. Si continua a festeggiare perché questo meccanismo funziona ancora, non perché liberi, ma perché permette di scaricare senza cambiare nulla. Il carnevale oggi non ha bisogno di essere imposto, viene atteso ed è questo che lo rende efficace. Il carnevale antico aveva una cosa che noi abbiamo perso, sapeva quando fermarsi, sapeva che la maschera è pericolosa, che il ruolo va ucciso prima che divori chi lo indossa. Noi invece abbiamo tolto il rito e tenuto la maschera. E forse è per questo che oggi non sappiamo più chi siamo quando nessuno ci vede, perché la maschera non è il problema è che non sappiamo più quando toglierla. Se ti piacciono le storie che non vengono addolcite, iscriviti al canale e lascia un like. Qui si raccontano le storie che non finiscono nei libri per bambini.